Un giorno la tranquillità di un normale ristorante KFC fu spezzata da un evento che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. Quello che sembrava un semplice incontro tra dipendenti si è trasformato in una tragedia con un colpo di scena che ha lasciato il mondo intero a bocca aperta. Oggi ripercorreremo il misterioso caso che ha coinvolto uno degli eventi più inquietanti mai accaduti in uno dei ristoranti KFC, dove nulla era come sembrava e ogni dettaglio ci raccontava una storia di inganni e conseguenze fatali. Ciao, io sono Rita e questo è Real Paracrime. Se siete nuovi qui, benvenuti. Il mio obiettivo è raccontare storie con rispetto per le vittime, esplorando la complessità di ogni caso, sia paranormale che di true crime, dando voce a vicende meno conosciute. E ovviamente i miei contenuti non sono adatti a tutti, quindi se trovate il video troppo pesante, vi prego di uscire. Grazie per la comprensione. Per il caso di oggi andiamo in Texas, in particolare in una città dell'est del Texas, chiamata Gilgore. La città era piuttosto piccola, con una popolazione di circa 10.000 abitanti a quell'epoca. Il 23 settembre 1983 questo specifico ristorante KFC di Gilgore stava per chiudere. Aveva avuto un turno davvero impegnativo poiché c'era stata una partita di calcio in zona e così erano stati molto impegnati. Kim Miller, una ragazza di 17 anni, era nuova lì al KFC, a questo ristorante, e sua madre, Mary Tyler, di 37 anni, l'aveva aiutata a trovare lavoro lì, poiché era la manager del KFC, dove aveva lavorato per molto tempo. Mary Tyler era sposata con un uomo di nome Bill Tyler, che era ora il patrigno di Kim. Mary aveva incontrato Bill quando lavorava in un'altra sede del KFC e dopo aver fatto carriera nell'azienda le avevano offerto un lavoro come manager a Gilgore. Così si trasferirono e si sposarono formando una famiglia allargata con i loro 5 figli, tra cui Kim. In quella particolare notte Mary Tyler stava lavorando con un'altra donna di 39 anni, Opie Ann Hughes, spero di averlo pronunciato bene, e un ragazzo di 20 anni, Joe Johnson. Joe era un giovane molto intelligente, destinato a una grande carriera e riusciva a bilanciare così tante cose insieme tra sport, scuola e recitazione, lavoro anche al KFC e una vita sentimentale. Kim Miller, la figlia di Mary, aveva finito il suo turno intorno alle 9 di sera, appena prima della chiusura. Decise di andare a incontrare degli amici, forse per fare shopping o qualcos'altro, ma quando arrivò a destinazione si rese conto di non avere abbastanza soldi e decise di tornare al KFC per chiedere a sua madre un prestito. Mary Tyler stava ancora lavorando al KFC, quindi Kim pensò di trovarla lì. Quando arrivò, però, vide la macchina di sua madre nel parcheggio, ma quando si avvicinò alla porta, notò che tutte le luci dentro erano spente. La porta era ancora aperta, ma nessuno sembrava essere presente. Kim entrò, però vide del sangue sul pavimento. Infatti subito girò i tacchi, cercando di mantenere la calma, tornò alla sua macchina per chiamare il suo patrigno Bill. Bill arrivò al KFC e Kim gli raccontò tutto quello che aveva visto e lui le disse di entrare per controllare insieme. Così si avviarono verso la porta sul retro che trovarono spalancata con un sacco della spazzatura vicino. Era comunque strano perché la spazzatura doveva essere già stata buttata, no? Sembrava che qualcosa fosse andato storto. Quando entrarono trovarono una cucina in disordine, con utensili e ingredienti sparsi ovunque. Due cappelli KFC erano stati abbandonati sul pavimento, come se ci fosse stata una lotta. A quel punto Kim e Bill tornarono alla macchina per chiamare la polizia, ma quando gli agenti arrivarono notarono subito che il registratore di cassa era stato svuotato. La scena sembrava una rapina, ma c'era qualcosa di strano. Non c'era traccia dei lavoratori. La polizia iniziò a chiedersi dove fossero Mary, Opie e Joy. Subito dopo un'altra persona si aggiunse alla ricerca, Lana Maxwell, una ragazza di 18 anni che si preoccupò quando suo marito David, amico di Joe, non tornò a casa quella sera. Lana sapeva che David era andato al KFC per restituire una moto presa in prestito da Joy.
ma quando arrivò al ristorante scoprì che era ormai una scena del crimine. David e Joy facevano parte della stessa confraternita e anche un ragazzo di nome Monte Landers, un altro membro, era scomparso. La polizia iniziò a indagare e capì che la situazione era più complessa di una semplice rapina. 5 persone erano scomparse e la polizia di Kilgore, non avendo abbastanza risorse, capì subito che il caso era ben oltre la loro capacità. Infatti il caso sembrava una corsa contro il tempo. Le 5 persone rapite avevano bisogno di essere ritrovate il prima possibile, così furono chiamati in azione i Texas Rangers, famosi in tutto lo stato per la loro esperienza, nonostante la polizia di Kilgore stesse cercando di risolvere il caso, avevano bisogno di più aiuto. Esaminarono la scena del crimine in cerca di indizi, ma stranamente non c'erano impronte digitali, peli o tracce evidenti, scusatemi, magari capelli. Questo faceva pensare che gli autori del rapimento e della rapina avessero pianificato tutto meticolosamente, rimuovendo ogni prova utile. Potrebbero aver indossato guanti, cappelli per evitare di lasciare tracce. Erano poi gli anni '80 e le telecamere di sorveglianza non erano diffuse come oggi. Non c'erano telecamere in giro, tranne in alcune zone commerciali. Di conseguenza il caso sarebbe stato più difficile da risolvere. La mattina successiva Opie Hughes, una delle lavoratrici scomparse, appunto non tornò a casa ed era una persona casalinga e la sua famiglia era molto importante per lei, quindi non era normale che lei sparisse così. I suoi figli infatti chiamarono il marito, che era un camionista, ed era purtroppo lontano da lavoro e non poteva tornare subito a confortare i suoi figli e aiutare nelle ricerche. Le squadre di ricerca setacciarono tutta la zona, ma non trovarono tracce di nessuna delle 5 persone scomparse. La situazione divenne sempre più preoccupante. La porta del ristorante era stata lasciata aperta, il che rendeva improbabile un'eventuale spiegazione innocente per la loro scomparsa. A 12 ore dalla scomparsa, il 24 settembre 1983, un lavoratore di una piattaforma petrolifera a Rusk County, a molte miglia di distanza da Gilgore, notò che inizialmente pensava fosse spazzatura lungo il sentiero, ma avvicinandosi però si rese conto che non erano rifiuti, ma 5 corpi senza vita. Il lavoratore, convinto che fossero adolescenti, magari ubriachi, si avvicinò per svegliarli, ma non ricevette risposta. Scoprì così che erano morti e il lavoratore subito chiamò i Texas Rangers, che giunsero rapidamente sul posto. Identificarono poi così i corpi come quelli delle 5 persone scomparse al ristorante. Era chiaro che le 5 persone erano state rapite e poi uccise in un altro luogo. Sembrava che fossero stati costretti a viaggiare per circa 25-30 minuti in preda al panico, senza sapere cosa sarebbe successo. Erano stati colpiti alla testa e lasciati stesi sul terreno. I corpi erano disposti in modo simile, con le braccia incrociate e le teste appoggiate sulle braccia, come se fosse stato dato a loro un ordine di sdraiarsi in quella posizione. Non c'erano segni di autodifesa, il che suggeriva che erano stati uccisi con premeditazione. Opie Hughes però era stata trovata a 30 metri di distanza dagli altri, con le mani piene di fango e erba. Forse aveva tentato di fuggire. I corpi furono portati per l'autopsia e fu confermato che tutti erano stati colpiti alla testa, ma Joy Johnson aveva 3 ferite da proiettile, il che suggeriva che avesse cercato di reagire o fosse ancora vivo dopo i primi 2 colpi. Le autopsie rivelarono anche un'unghia rotta trovata nella cintura di Joy, che non apparteneva a nessuna delle vittime, ma forse a uno degli assassini. Inoltre Mary Tyler sembrava essere stata picchiata e potrebbe essere stata aggredita anche sessualmente, sebbene questo non fosse stato confermato a causa delle limitazioni tecnologiche dell'epoca. Il fatto che fosse stata trovata separata dagli altri 4 potrebbe spiegare perché fosse l'unica a essere stata aggredita in quel modo. La polizia aveva ora 2 scene del crimine da esaminare, ma entrambi i luoghi non erano stati sigillati correttamente.
per molte ore, il che aveva potenzialmente contaminato le prove e ostacolato le indagini. Nonostante l'intensa attività investigativa, la polizia non riusciva a fare significativi progressi e il caso rimase avvolto nel mistero. Il caso era diventato un incubo per la polizia, che si trovò a fronteggiare una serie di difficoltà logistiche. L'assenza di fondi ha ostacolato gravemente le indagini e la mancanza di risorse per sviluppare correttamente le fotografie della scena del crimine ha avuto conseguenze devastanti. Non solo il materiale fotografico cruciale venne danneggiato, ma la scena del crimine fu rapidamente ripulita, lasciando alla polizia ben pochi indizi su cui lavorare. Le forze di polizia locali, già sotto pressione, non riuscirono a collaborare in modo efficace e le comunicazioni tra le diverse autorità erano praticamente inesistenti. La situazione peggiorò al punto che i Texas Ranger dovettero intervenire per facilitare la cooperazione tra i reparti locali. Ma nonostante ciò, il caso sembrava rimanere senza sviluppi. Le uniche opzioni rimaste erano quelle di fare appello al pubblico e sperare che qualcuno si facesse avanti con informazioni. Una donna si era fatta avanti, riferendo di essere stata al KFC di Gilgore la notte degli omicidi, molto vicino all'orario di chiusura. La polizia ha dichiarato che la donna aveva sentito una conversazione tra la cassiera identificata come Kim Miller e sua madre Mary Tyler. Mary non era presente in quel momento al ristorante, ma Kim l'aveva chiamata e la conversazione era sul fatto che c'erano ancora $2000 in contanti nel registratore di cassa e che dovevano essere sistemati e portati in banca. Secondo la testimone, Kim avrebbe detto tutto ciò al telefono così forte che metà del ristorante avrebbe potuto sentirlo. Chiunque fosse nei paraggi ora sapeva che c'erano $2000 in contanti, non messi al sicuro. La testimone ha inoltre notato un uomo molto vicino a Kim che sembrava origliare la conversazione. Ha fornito alla polizia una descrizione di quest'uomo indicando che era alto e maschio africano, sulla ventina. Nonostante ciò, non poteva dire molto altro perché non aveva osservato bene il suo volto. Quest'uomo forse potrebbe essere l'assassino? Chi lo sa, perché il testimone comunque ha notato quest'uomo, sapeva dell'esistenza dei $2000, il che potrebbe costituire un movente, ma non ha visto alcun comportamento particolare strano da parte sua. Altri presunti moventi per questi omicidi sono stati considerati. Una teoria particolare riguarda un possibile giro di droga nella zona, perché comunque Kilgore non era proprio una bella zona. La storia comunque sembrava inverosimile, ma secondo alcune fonti qualcuno al KFC quella sera, forse Joy Johnson, aveva una ricetta per la metanfetamina, che era molto ricercata da diverse bande di narcotrafficanti locali. La ricetta era considerata di grande valore e si dice che fosse stata rubata da un'altra gang, scatenando il conflitto. Altre teorie affermano che la ricetta fosse semplicemente molto buona e ambita e che avrebbe potuto fornire un motivo per eliminare la persona che ne era in possesso. Da questa testimonianza è emerso un sospettato, James L. Mankins Jr., lo chiamerò James, un criminale noto per il suo coinvolgimento nel traffico di droga. James aveva una lunga carriera di reati, con un arresto avvenuto solo poche ore prima degli omicidi. I dettagli di un comportamento sospettoso, come il prestito di una pistola il giorno degli omicidi, sollevarono ulteriori dubbi sulla sua implicazione. James infatti aveva una ferita a un dito che corrispondeva alla descrizione di un'arma utilizzata nel crimine. Hanno dovuto prendere un calco del suo dito e poi prendere il calco dell'unghia, in un certo senso confrontarli. James accettò ed era felice di fare questo stampo per le dita. Il calco avrebbe richiesto però poi alcuni giorni per essere realizzato e nel frattempo decisero di indagare altre persone. Le indagini non si fermarono lì. Altri sospetti vennero esaminati, tra cui i cugini Romeo Pinkerton e Daniel Arsfield, che sembravano avere legami con crimini violenti simili. Un altro crimine violento, una rapina a mano armata, sollevò dubbi sulle somiglianze con le modalità dell'omicidio. La ricerca del colpevole continuava, ma le forze di polizia erano costrette a navigare tra una serie di difficoltà
pratiche e risorse limitate, complicando ulteriormente un caso già estremamente difficile. Kim stava dicendo a una madre che c'erano $2000 in contanti in giro nel ristorante e quella testimonianza, anche se molto vaga, si adattava a Romeo Pinkerton e Daniel Herfield, anche se non sappiamo se realmente erano loro e se stavano origliando quella notte. Quindi i due cugini sono stati interrogati ed entrambi hanno negato tutto il coinvolgimento in questi omicidi, rapimenti e rapine, e non molto altro proveniva comunque da questi interrogatori. Romeo comunque aveva un alibi abbastanza buono, dicendo che in realtà era stato a 200 miglia di distanza da Gilgore quella notte e che comunque non poteva ritornare indietro perché c'era stato comunque un uragano nelle vicinanze. Non c'erano prove concrete fisiche per collegare questi due uomini alla scena della rapina, del ristorante KFC o alla scena dell'omicidio. Era tutto basato sul sospetto, una descrizione molto vaga, sai che comunque non c'era niente da arrestare. Questi uomini infatti sono andati avanti e quindi sono stati esclusi come sospettati, perché ormai nient'altro poteva collegarli. A questo punto del caso il calco del dito di James, se vi ricordate, era comunque tornato, era stato confrontato con l'unghia e non era esattamente una corrispondenza. Tuttavia la polizia ha ritenuto che fosse abbastanza simile da aver trovato la persona giusta. Questo era il loro ragazzo e così lo hanno arrestato e lo hanno accusato di tutti e 5 gli omicidi. Il processo fu fissato per iniziare 6 mesi dopo quel momento. James rischiava come minimo l'ergastolo, potenzialmente la pena di morte, probabilmente la pena di morte per aver rapinato, rapito e ucciso 5 persone. Per James ci fu la sua prima udienza, dove lui si dichiarò non colpevole e nonostante lo avessero accusato di un crimine così grave, si stavano rendendo conto che non c'era nulla, non c'erano prove concrete, nessuna prova fisica, impronte digitali del DNA e sangue su una delle scene del ristorante o del luogo dell'omicidio. Non c'era proprio niente per collegare questo crimine a lui. L'unica prova che avevano era il calcolo del dito che poteva corrispondere a quest'unghia, ma non corrispondeva affatto all'unghia. Fecero anche il test del DNA su questo piccolo pezzettino di unghia e i risultati arrivarono proprio quando il processo stava per iniziare ed erano comunque negativi. Questa non era l'unghia di James Mankins, quindi il processo fu annullato e James fu lasciato libero, fu escluso come sospettato. I remember sitting there and hearing that call when they said, yeah, guys, it's not his nail. And all of us just looking at each other. That was the whole case was hung on that fingernail. After serving 6 months behind bars, in an exclusive interview with KETK News, Mankins responded to the public's perception that having a congressman as a father cut him a deal with the law. How you going to cover something up with FBI agents, with Texas Rangers, with highway patrolmen, and then you got county law, and then you got city law. I mean, that's a lot of cover. I mean, there's no way. Unless you know some people up in high places, maybe? No, I don't even think that would help. Another dead end. And by now in the story, the series of events went unsolved for more than 2 decades. E la polizia ora erano tornati al punto di partenza, ancora una volta, senza sospettati. E il caso infatti rapidamente si raffreddò per almeno 10 anni. Per tutto il decennio non ci furono stati grandi sviluppi in questo caso. Era sempre stato lì, nel dipartimento della polizia di Gilgore. E questo caso veniva passato di mano in mano alla gente e veniva visto con occhi nuovi. Ogni pochi anni niente cambiava, niente si stava facendo, non c'erano nuovi sviluppi, nessun test o cose del genere. La gente stava iniziando a sospettare che la polizia avesse intenzionalmente rovinato questa indagine, tornando alla teoria di un potenziale giro di droga. Se teoricamente la polizia fosse coinvolta, è chiaro che non aveva voglia di risolvere questo caso. Ma alla fine, dopo 10 anni, hanno deciso di fare un altro test del DNA su quest'unghia, su questa benedetta unghia,
perché dopo 10 anni comunque la tecnologia si era evoluta e così decisero di testare di nuovo questo pezzettino di unghia per vedere se riuscivano a trovare una corrispondenza e soprattutto riuscire a capire a chi appartenesse. E hanno trovato una corrispondenza, alla fine, dopo 10 anni ci sono riusciti. E quest'unghia, fate attenzione, non li avrebbe mai aiutato a trovare un sospettato perché apparteneva a Mary Tyler, una delle 5 vittime dell'omicidio. Come vi avevo già detto, comunque Mary Tyler aveva una ferita al dito, gli mancava comunque un pezzo di unghia, ma la polizia dice che aveva controllato al momento i bordi ed erano frastagliati, quindi per loro non corrispondeva a Mary Tyler. Così, ad occhio nudo, loro avevano deciso che perché l'unghia non combaciava con il taglio che aveva Mary Tyler, quindi hanno deciso che quell'unghia non poteva appartenere a Mary Tyler, senza aver fatto un test del DNA all'epoca. Semplicemente hanno dato per scontato che questa piccola unghia rotta fosse di un sospettato per tutto il tempo, per tutti i 10 anni, ed era stato come il principale pezzo di prova che stavano usando per cercare di trovare comunque un sospettato, ma adesso era diventato tutto inutile. Quindi per tutto questo tempo, vi ripeto, apparteneva a una delle vittime. Quindi è passato altro tempo e c'erano ancora pochissimi sviluppi, se non nessuno, in questo caso fino ai primi anni del 2000 addirittura, che sono comunque 2 decenni, 20 anni. Questo caso è andato avanti e non c'era niente di nuovo in arrivo. La notizia continuava a circolare tra tutti questi ufficiali di polizia, quando finalmente un nuovo responsabile del caso decise di fare il test del DNA. Test forense, ancora una volta, 20 anni dopo. Ovviamente l'unghia era inutile, quindi non possono fare il test del DNA, ma decisero di fare il test di DNA sulle prove che avevano del ristorante di quella sera. Avevano comunque trovato un tovagliolo nel ristorante con del sangue sopra. C'era anche una scatola che era stata trovata sotto la cassa, che aveva anche del sangue sopra, e mentre stavano guardando attraverso tutte queste vecchie prove, stavano anche esaminando i vestiti della vittima, ed è stato allora che hanno fatto un'enorme rivelazione, in questo caso. I pantaloni di Hope Hughes che indossava la notte degli omicidi sembravano avere una macchia su di loro che è stata identificata come potenziale macchia di sperma. E questo era qualcosa che si erano persi tutti quegli anni fa. Erano passati 2 decenni in questo caso e non sapevano per certo che Opie fosse stata aggredita sessualmente. E questo sembrava essere la conferma di cosa era realmente accaduto quella notte. Tra le prove analizzate furono esaminati i campioni di sangue trovati sul tovagliolo e su una scatola recuperati dal ristorante. Questi campioni vennero confrontati con il grande database del DNA e la corrispondenza ottenuta non indicava James Menkins come sospettato. In realtà il profilo genetico combaciava con quello di Romeo Pinkerton e Daniel Hirschfield, 2 uomini che erano stati inizialmente sospettati del caso ma esclusi quasi 20 anni prima. Immagina. All'epoca dell'indagine aggiornata entrambi avevano ormai superato i 40 anni e il risultato era basato su un confronto del profilo del DNA, una versione semplificata rispetto a un'analisi completa. Questo tipo di test, pur non essendo specifico come il DNA completo, è in grado di restringere la corrispondenza a una probabilità di circa una persona su 1 milione. Tuttavia non si trattava di una prova diretta o definitiva come collegasse Pinkerton e Hirschfield a un delitto, ma costituiva comunque un forte indizio sulla loro potenziale implicazione. Quella sera al KFC Daniel Hirschfield e Romeo Pinkerton avevano mentito alla polizia, negando di essere stati presenti. Tuttavia il loro sangue fu trovato sulla scena del crimine, quello di Hirschfield su una scatola e quello di Pinkerton su un tovagliolo. Questa prova dimostrò che entrambi avevano mentito.
e per questo, oltre a essere accusati degli omicidi, furono incriminati anche per falsa testimonianza. Passarono 22 anni dai fatti avvenuti nell'ottobre del 2005, prima che il caso arrivasse finalmente a processo. Danielle Hertzfield dovette affrontare 2 processi separati, uno per la falsa testimonianza e uno per gli omicidi. Curiosamente, il processo per falsa testimonianza si tenne per primo. Durante il dibattimento l'accusa sottolineò che il sangue di Hertzfield era stato trovato su una scatola presente sulla scena del crimine. Tuttavia la difesa sostenne che mancavano comunque prove concrete che collegassero quella scatola al KFC, poiché non esistevano foto della scena del crimine e tutti i materiali fotografici sembravano essere scomparsi. La difesa insinuò che la prova potesse essere stata manomessa, suggerendo che il sangue di Hertzfield fosse stato trasferito deliberatamente sulla scatola per incastrarlo. Nonostante i consigli legali del suo team legale, Hertzfield decise di testimoniare in sua difesa, dichiarando di non essere stato al KFC quella notte. Purtroppo la sua testimonianza non ebbe l'effetto sperato e la giuria lo dichiarò colpevole di falsa testimonianza aggravata. Per questo reato Hertzfield fu condannato all'ergastolo, un verdetto sorprendentemente severo, considerando la natura dell'accusa. Nel frattempo, Romeo Pinkerton, ancora in libertà, venne arrestato nell'estate dello stesso anno per un'irruzione e una rapina in una scuola elementare. Fu preso in custodia, ritenuto un pericolo per la comunità. Durante la detenzione, il suo compagno di cella riferì che Pinkerton, parlando del caso del KFC, aveva fatto un gesto con la mano a forma di pistola e chiesto se le prove del DNA fossero ancora valide dopo 20 anni. Questa conversazione insospettì ulteriormente gli inquirenti, suggerendo che Pinkerton fosse consapevole del sangue trovato sulla scena del crimine. Al processo Pinkerton inizialmente si dichiarò innocente, sostenendo che la scena del crimine fosse stata contaminata, rendendo le prove del DNA inutilizzabili. Tuttavia, verso la fine del processo cambiò strategia e si dichiarò colpevole di tutti e 5 gli omicidi. Questa mossa sembrò essere un tentativo di evitare la pena di morte, accettando invece una condanna a 5 ergastoli consecutivi. Nel 2008, 25 anni dopo gli omicidi, Hertzfield affrontò finalmente il processo per gli omicidi. La sua difesa tentò di spostare la colpa su un'altra persona, Kim Taylor, la figlia di Mary, se vi ricordate, che aveva scoperto la scena del crimine. La difesa insinuò che Kim, con una storia di furti alle spalle, potesse essere stata coinvolta, magari collaborando con altri, per una rapina finita male. Tuttavia questa teoria non convinse la giuria. Il sangue di Hertzfield e Pinkerton trovato sulla scena fu ritenuto una prova schiacciante. Hertzfield fu dichiarato colpevole di tutti e 5 gli omicidi e ricevette 5 ergastoli consecutivi che si aggiunsero alla condanna a vita per falsa testimonianza. Dopo la sentenza, Jack Hughes, il marito di Opie, se vi ricordate, una delle vittime, implorò Hertzfield di rivelare il nome dell'uomo che aveva aggredito sessualmente sua moglie, ma Hertzfield rimase in silenzio. Questo caso rimane tragico per molte ragioni. Una delle vittime, Lana Maxwell, era incinta di 8 mesi al momento dell'omicidio, privando comunque suo marito David Maxwell della possibilità di conoscere il loro primo figlio. La brutalità e la complessità di questo crimine continuano a lasciare un segno indelebile nella memoria di chi lo ricorda. Queste sono tutte le informazioni che ho trovato, cari amici del Paracrime. Fatemi sapere come al solito cosa ne pensate di questo caso così lungo e snervante, anche perché fin da subito non sono stati in grado di riuscire a trovare il colpevole o i colpevoli, però anche qui mi viene il dubbio: questi 2 cugini erano veramente i colpevoli o sono stati incastrati? Fatemi sapere voi cosa ne pensate di tutto ciò e io vi ringrazio per avermi accompagnato anche oggi in questo video e cos'altro. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!